Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi dagli amici di Expert for House mi è arrivato un nuovo prodotto. Si tratta di una maniglia smart. Attenzione, non serratura, quindi non andiamo a cambiare il meccanismo della serratura, la chiave che rimane quello che avete già, ma andiamo a sostituire la maniglia, quindi quella che usiamo per aprire le porte, con una smart che ha il lettore biometrico delle impronte, ha un sistema anche a codice e ha un intelligente sistema di emergenza per sbloccarla con una chiave meccanica, quindi non rischiamo assolutamente di rimanere chiusi fuori perché con la chiave meccanica funzionerà sempre. Funziona in Smart Life come tutti i prodotti Tuya. Adesso ciancio le bande, direi di fare subito lo spacchettamento, vediamo un attimo come è fatta, cosa c'è in confezione e come si monta. Eccola qui, serratura smart Tuya, modello S1, colore nero. Dall'altra parte abbiamo sempre le diciture con scritto che è alimentata a 6 volt. Apriamola. Ok, istruzioni. Una scatola con un po' di accessori che sono una molla, quella per la chiusura a scatto, una plastica, un adattatore e un riscontro. Abbiamo poi due chiavi molto particolari, uno scatolato quadrato che è quello per la movimentazione, maniglia, altra maniglia che è quella con il sensore, il tastierino e questo cavetto che esce con questo piccolo connettore. Qui abbiamo dei distanziali, delle viti, una chiave a brugola e delle altre viti Parker, nonché una spilletta. Adesso cerchiamo di capire bene un po' il tutto. Ok, me la sono dovuta studiare un attimo, ma ci siamo. Dunque, questa con la tastiera, diciamo, e il lettore touch e la parte esterna, quella che andate ad azionare per entrare. Come funziona? Funziona in questo modo: viene fissata questa parte insieme a questa tramite i due fori, adesso poi vedremo meglio, e questo movimento di apertura con molla è disabilitato, diciamo, meccanicamente, quindi non ci sarà l'azionamento della maniglia nella sede quadrata, non ci sarà questo movimento rotatorio finché non verrà abilitata elettronicamente. Come si assembla? Questo è il cavetto che fa dialogare la parte, diciamo, di comando con la parte interna. Si fa passare il cavetto dentro questo scatolato quadrato che va semplicemente, come tutte le maniglie, a far fare il movimento di apertura. Dall'altra parte ci sarà la parte interna, alla quale ho già tolto questo coperchio tramite brugolina e una vite, perché qui dentro c'è semplicemente l'alloggiamento per 4 mini stilo e la connessione alla parte esterna della tastiera più un tasto reset per l'accoppiamento o il reset del dispositivo. Poi cosa succederà? Che verranno montate queste colonnine, vedete ce ne sono 4, con queste due viti, in questo modo, mettendo questa colonnina sulla parte esterna, così. Questo cavetto verrà inserito in questo foro per uscire da questa parte. Viene inserito l'inserto quadrato anch'esso qua dentro e verrà poi fissato il tutto con queste due viti, mandandole a pacco in questo modo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci dovranno essere due fori passanti attraverso la porta per garantire il fissaggio della parte interna con la parte esterna. Una volta fissato tutto quanto, inseriremo questo connettore in questa posizione. Notate bene che c'è sul connettore questa pitturata arancione sia sulla femmina che sul maschio e andrà messo allo stesso modo. Diciamo che non si può sbagliare, ma non bisogna sforzarlo. Al contrario, guardate che sia ben inserito. Dopodiché andremo a mettere le 4 mini stilo, già bella che è assemblata e funzionante. Ora vedete che tenendo fermo tutto quanto il meccanismo e azionando la maniglia non succede nulla. Io adesso l'ho già accoppiata, invece azionandola vedete che diventa verde e permette il movimento del meccanismo. Quando si sblocca torna a essere libera. Stessa cosa col codice, ci sarà poi la possibilità di abilitare vari codici tutto nell'app. Ora procederei col montaggio. Ok, adesso vi spiego un attimo come si smonta una classica maniglia.
ma non farò il montaggio vero e proprio su una porta perché siccome questi prodotti li monto, li provo, poi li tolgo, magari ne metto altri, non posso poi permettermi di lasciare due fori nella porta, quindi vi farò vedere su un pezzo di legno, simulando una porta, come procedere. Dobbiamo rimuovere la maniglia, quindi vi ricordo non lavoriamo su eventuali serrature o chiavi, ma sulla maniglia. Dobbiamo rimuoverla, normalmente hanno una brugola qui all'interno, la svitate, tirate via la maniglia e qui vedrete spuntare il perno quadro. La stessa cosa dovete fare dall'altra parte e vi troverete poi con la toppa, con questa finitura estetica che è da rimuovere. Di solito è a incastro e poi sotto potreste trovare diverse flange. Una volta tolta la maniglia vi trovate una toppa del genere, di solito c'è un punto dove fare leva per aprirlo, viene via il coperchio e vi troverete un qualcosa del genere fissato con delle viti, con delle Parker alla porta stessa. Dovete rimuovere anche questo, possono essercene di vari tipi, più piccoli, più grossi, avete visto quello di prima che era molto piccolo. Una volta smontato tutto vi troverete con un foro passante e all'interno vedrete questo inserto quadro, è quello che fa fare il movimento alla maniglia ed è quello dove andremo ad inserire il nostro perno quadrato. Ok, dentro le porte interne ci sono serrature del genere, nelle porte esterne sono ancora diverse, potrebbero essere vari tipi, ma il concetto è trovare una serratura montata all'interno della porta con il foro attraverso il quale si vede l'innesto quadro. Noi qua vedremo l'innesto quadro, dovremmo montare questa maniglia che sicuramente richiederà la creazione di due fori aggiuntivi, quindi potete ad esempio avvicinare la maniglia per prendere l'interasse corretto, interasse che è di circa 41 mm, trovato poi il centro esatto del foro dove deve entrare il perno quadro, tracciamo una linea che sia abbastanza in quadro per fare i due fori e andiamo a praticarli. Ecco, questa cosa dei fori passanti potrebbe diventare un problema perché magari finisce che passate attraverso il meccanismo dell'apertura. Allora in quel caso consiglio di non usare le colonnette, di non fare i fori passanti, ma semplicemente di fissare con due Parker la parte cilindrica della maniglia interna e della maniglia esterna, diciamo quella che fa da toppa, direttamente alla porta. Io in questo caso ho praticato due fori da 8 perché in questi due fori andranno ad entrare queste due colonnine che vanno abitate sulla maniglia, ce n'è di varie lunghezze in base allo spessore della porta. Una volta inserita la maniglia con le due colonnette che passano attraverso, dall'altra parte troveremo una situazione del genere, abbiamo anche varie lunghezze di viti, dovremo semplicemente far passare il cavetto all'interno della maniglia interna, in questo modo, arrivando in questo modo facendo entrare il perno quadro. Adesso vedete che il mio pezzo di legno di questo demo non è abbastanza spesso da favorire un montaggio corretto, quindi vado un attimo a spessorarlo e torno. A few moments later. Ok, ho ricreato lo spessore ideale di una porta, quindi di nuovo inseriamo la maniglia con le due colonnine, andiamo dall'altra parte, ricordiamoci sempre l'inserto quadro, infiliamo la maniglia interna. Ok, dopo aver posizionato la maniglia interna dobbiamo imboccare le due viti, se non arrivano a prendere la colonnina le usate più grosse, quella esterna è più semplice, quella interna bisogna imboccarla a mano passando dietro la maniglia, cercare di fargli prendere il filetto. Una volta in posizione serriamo prima quella più comoda, poi tiriamo giù la maniglia e serriamo l'altra. Perfetto, arrivati a questo punto avremo la maniglia dentro che funzionerà sempre, in questo momento sta muovendo l'inserto quadro, e invece quella esterna che gira a vuoto. Ora ricolleghiamo il cavetto arancione allo schedino, mettiamo le 4 mini stilo, la serratura da segni di vita quindi è a posto. A questo punto possiamo anche chiudere in modo definitivo il coperchio. A questo punto la maniglia è montata, vedete che adesso è bloccata, quindi se io muovo quella esterna quella dentro non si muove. Se io vado a fare l'autenticazione mi riconosce, abilita il magnete e vedete che si muove anche quella dentro. Dopo un tot di tempo si sgancia e torna di nuovo non operativa. Lo sgancio di emergenza funziona inserendo la chiave lateralmente e vedete che va ad agganciare la maniglia interna e ci permette di fare un'apertura di emergenza. Riportandola in posizione normale
torna ad essere non operativa. Chiaramente anche dall'app, una volta aperta, possiamo sbloccare la serratura tenendo premuto il lucchetto, diventa operativa e mi dà la possibilità di fare l'apertura. Di solito faccio vedere l'accoppiamento con l'app prima, però è veramente basilare. Basta aprire Smart Life, cercare un nuovo prodotto col Bluetooth attivo, perché chiaramente lavora solo in Bluetooth, non ha la possibilità di essere gestita col Wi-Fi. Quindi viene trovata, ve la vede come dispositivo e dentro poi l'applicazione c'è la possibilità di impostare la password biometrica, degli orari, insomma un po' di cose. Adesso vi faccio dare un'occhiata anche dentro l'applicazione, ma è veramente semplice. Ok, cosa possiamo fare con l'applicazione? Entriamo dentro Smart Life, troviamo la nostra maniglia smart che si chiama XNTYBT2PF, la facciamo riprendere per poterci connettere col Bluetooth, l'app si connette, abbiamo ovviamente la possibilità, come vi ho fatto vedere, di sbloccarla qua col lucchetto, chiaramente solo in locale, solo connessi col Bluetooth. Abbiamo poi qua sotto il menu Member Management per aggiungere degli utenti, io sono l'amministratore, ho tutti i controlli su impronte digitali, password, sblocco con il cellulare e gestione delle password dinamiche, quindi password a tempo che possiamo dare ad altri, eccetera. Dal menu fingerprint gestiamo le impronte, io ho memorizzato solo il pollice destro. Abbiamo la gestione delle password dove possiamo andare a cambiare il codice. Premendo change andiamo qui a scrivere il nuovo codice che può essere ad esempio la mia data di nascita 030279, salva. Lui salva la password, la maniglia prende il comando e possiamo fare quindi l'apertura anche con la password. Premiamo il cancelletto, mettiamo il codice 030279, cancelletto, vedete che si sblocca e mi fa funzionare la maniglia. Tornando indietro abbiamo qui sotto tutto il log di tutte le aperture che vengono fatte e come vengono fatte, perché vedete che mi dice che io con la mia mail, con il mio utente principale, ho aperto con il codice, ho aperto con il pollice, vi dice tutte le attivazioni come sono state fatte. Abbiamo la possibilità di gestire anche delle scene smart. Nei settaggi abbiamo la gestione delle impronte, delle password, qui abbiamo la gestione delle password temporanee, quindi password periodiche, password usabili una volta, sia online che offline. Non ho ben capito la differenza, comunque smanettandoci un po' sicuramente riuscirete a capire come poter gestire i due menu separatamente. È molto interessante perché possiamo appunto dare la password a una persona offline, quindi che funziona anche senza connessione, suppongo, dove questa password viene usata una volta e poi non funziona più. Magari proviamo. Aggiungiamo una password 92 79 57 00 46. Non me la sono scritta. Mettiamone un'altra. Adesso me la scrivo. Allora, 89 35 25 38 64. Diamo ok. Usciamo. Vediamo un po'. Questa password dovrebbe funzionare una volta sola. Cancelletto 89 35 25 38 64. L'ha presa, apro la maniglia, aspettiamo che si blocchi. Ok, adesso è bloccata, la riprovo. 89 35 25 38 64, cancelletto. Vedete che non la prende più? Fantastico! Quindi un sacco di opzioni, anche da smartphone potete gestire tutto quanto e questa maniglia, ragazzi, oltre ad essere bella, è una bomba. Devo dirvi che mi è piaciuta tantissimo esteticamente perché è fatta bene, è molto robusta, ha un corpo ben realizzato, i materiali, nulla da dire, proprio fatta bene, non costa neanche tanto perché costa una settantina di euro, più il mio solito codice sconto che vi lascio nella descrizione del video. È un bel prodotto, adesso l'ho usata un po' di volte, ce l'ho ancora montata sul demo. Non è da escludere che venga a montarla qui in negozio per fare l'accesso al mio locale. Se il video vi è piaciuto un bel like, mi raccomando non costa nulla. Iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima diretta del giovedì sera o se passate di qua mi trovate in negozio. Ciao da Massi Dattoli!